Buongiorno a tutti, sono Lucas e oggi voglio raccontarvi qualcosa che mi è successo qualche anno fa, durante uno dei viaggi più belli della mia vita. Una cosa che all'inizio mi sembrava un disastro, ma che poi si è trasformata in qualcosa di meraviglioso, qualcosa che ancora oggi ricordo con un sorriso. Era la prima volta che visitavo Firenze. Avevo sempre sognato di andare in quella città, la città dell'arte, della storia, dei ponti sul fiume Arno. Avevo sentito parlare di Firenze da così tante persone, avevo visto così tante fotografie che quando finalmente sono arrivato quasi non riuscivo a credere che fosse tutto vero. Avevo prenotato un piccolo albergo nel centro storico, vicino a Piazza della Repubblica. La mia stanza era semplice, ma accogliente. Un letto comodo, una finestra con le persiane di legno e una vista su un vicolo stretto e silenzioso. Quella prima notte ho dormito benissimo, cullato dal suono lontano della città. Il mattino dopo mi sono svegliato presto, pieno di energia. Ho fatto colazione al bar sotto l'albergo, un cappuccino e un cornetto con la marmellata, semplice ma perfetto. Ho parlato un po' con il barista, un uomo simpatico di mezza età che si chiamava Marco. Mi ha detto che era una bella giornata per camminare e che avrei dovuto esplorare i quartieri meno conosciuti, lontano dai turisti. Ho ringraziato Marco e sono uscito. Avevo una mappa in tasca, sì, una mappa di carta, non il telefono, perché volevo vivere l'esperienza in modo autentico. Volevo sentirmi davvero parte di quella città, non uno che cammina con gli occhi fissi sullo schermo. I primi 40 minuti sono andati benissimo. Ho camminato lungo l'Arno, ho guardato il ponte vecchio da lontano, ho fotografato le facciate dei palazzi antichi. La luce del mattino era bellissima, quella luce dorata che si vede solo nelle città italiane, dove i muri sono di pietra antica e il sole li trasforma in qualcosa di magico. Poi ho svoltato in un vicolo, e poi in un altro, e poi ancora in un altro. A un certo punto mi sono fermato e ho guardato la mappa. Non capivo più dove mi trovavo. Le strade di Firenze non sono come quelle delle città moderne. Non sono dritte, non seguono una logica geometrica. Sono curve, irregolari, piene di angoli inaspettati. La mia mappa sembrava inutile. Ho cercato un riferimento visivo. Ho guardato in alto sperando di vedere la cupola del Duomo, quella cupola enorme e rossa progettata da Brunelleschi, visibile da quasi tutta la città, ma ero in mezzo a vicoli stretti e alti palazzi e non riuscivo a vedere niente al di là dei tetti. Vi dirò una cosa. Per i primi 3 minuti ho sentito un po' di panico, quella sensazione strana nello stomaco, quel piccolo momento di "ma dove sono finito?". Avevo lasciato il telefono in albergo di proposito, quindi non potevo usare Google Maps. Ero davvero completamente perso. E poi ho fatto una cosa semplice. Ho respirato, ho rimesso la mappa in tasca e ho detto a me stesso: Lucas, stai bene? Sei in una delle città più belle del mondo. Non sei in pericolo, sei solo libero. Quella parola, libero, ha cambiato tutto. Ho smesso di cercare di capire dove mi trovavo e ho cominciato semplicemente a camminare, a guardare, ad ascoltare. E cosa ho visto? Ho visto cose che non avrei mai trovato nella guida turistica. Ho visto una piccola piazza nascosta con una fontana di pietra vecchissima e 3 gatti seduti al sole. Ho visto una bottega di un artigiano che lavorava il cuoio. Le sue mani si muovevano con una velocità incredibile, trasformando un pezzo di pelle in qualcosa di bellissimo. Ho visto una nonna che annaffiava i fiori sul davanzale di una finestra al secondo piano, cantando sottovoce una canzone che non conoscevo. Mi sono fermato a guardare quella nonna per quasi un minuto. Non so perché, ma quella scena mi ha emozionato. Era così tranquilla, così normale, così lontana dal turismo e dalla frenesia. Era la vita vera di quella città. Voi avete mai avuto un momento simile? Un momento in cui vi siete fermati e avete pensato: questo è speciale, questo non lo dimenticherò mai. Scrivetemi nei commenti, mi piacerebbe molto sapere. Ho continuato a camminare, ad un certo punto ho sentito un profumo straordinario. Era il profumo del pane fresco, caldo, appena sfornato. Ho seguito quel profumo come se fossi in un cartone animato, girando angolo dopo angolo finché non ho trovato un piccolo forno nascosto in fondo a un vicolo. Era un posto minuscolo, giusto un bancone, un grande forno di pietra e una signora anziana che sorrideva. Ho comprato una focaccia ancora calda, l'ho mangiata lì in piedi appoggato al muro di pietra del vicolo. Era la focaccia più buona che avessi mai mangiato in vita mia. Croccante fuori, morbida dentro, con un po' di sale grosso e rosmarino. La signora si chiamava Giovanna. Me lo ha detto quando le ho chiesto il nome, come si fa quando si parla con qualcuno che ti ha dato qualcosa di buono.
Giovanna era fiorentina dalla nascita, aveva 90 anni, ma i suoi occhi erano vivaci e allegri come quelli di una ragazza. Mi ha raccontato che il forno esisteva da 3 generazioni, che era stato aperto da suo nonno dopo la seconda guerra mondiale. Mi sono seduto su un gradino vicino alla porta del forno e abbiamo parlato per quasi mezz'ora. Il suo italiano era veloce e pieno di espressioni locali che non capivo sempre, ma lei era paziente e parlava piano quando vedeva che facevo fatica. Mi ha parlato di Firenze, non della Firenze dei musei e dei turisti, ma della Firenze di tutti i giorni, i mercati del mattino, i vicini di casa che si conoscono da una vita, le feste di quartiere in estate. Quella conversazione con Giovanna è stata uno dei momenti più belli del mio viaggio. Forse il momento più bello in assoluto, e non l'avrei mai vissuto se non mi fossi perso. Pensateci un momento. Se avessi avuto il telefono con me avrei subito aperto Maps, avrei trovato il percorso più efficiente e sarei tornato sulla strada principale. Non avrei mai trovato quella piccola piazza con i gatti, non avrei mai visto l'artigiano del cuoio, non avrei mai sentito il profumo di quel pane, non avrei mai incontrato Giovanna. Perdersi a volte è il modo migliore per trovare qualcosa di prezioso. Questo è qualcosa che ho imparato con il tempo, viaggiando in molti posti del mondo. Le cose più belle spesso non si trovano sulla mappa, non sono segnate in nessuna guida. Sono lì, nascoste negli angoli meno frequentati, in attesa che qualcuno si perda abbastanza per trovarle. Quando finalmente sono tornato verso il mio albergo, dopo aver chiesto la strada a un ragazzo giovane che parlava anche un po' di inglese, erano quasi le 2 del pomeriggio. Avevo camminato per quasi 5 ore. Avevo i piedi stanchi, ma ero felice come non lo ero da tempo. Quella sera, seduto in un piccolo ristorante vicino a Piazza Santa Croce, mangiando una bistecca alla fiorentina e bevendo un bicchiere di vino rosso toscano, ho scritto nel mio diario tutto quello che mi era successo durante la giornata. Ho scritto di Giovanna, della focaccia, dei gatti nella piazza nascosta, della nonna con i fiori. Ho scritto per quasi un'ora e anche rileggendo quelle pagine oggi, tanti anni dopo, sento ancora quello stesso calore nel petto. Se state imparando l'italiano ascoltando storie come questa, voglio dirvi che state facendo una cosa fantastica. Ascoltare una lingua è uno dei modi migliori per impararla, meglio di tante ore di grammatica. Capite? Non importa se non capite ogni singola parola, l'importante è che continuiate ad ascoltare, a esporvi alla lingua, a lasciarla entrare. Poco a poco tutto diventa più chiaro. Se questo podcast vi sta aiutando nel vostro percorso con l'italiano, mi farebbe molto piacere sapere cosa ne pensate. Lasciate un commento qui sotto. Scrivete in italiano se vi sentite pronti o nella vostra lingua se preferite. Non c'è nessuna regola. Sono curioso di sapere da dove venite, o se anche voi avete mai vissuto l'esperienza di perdervi in una città straniera e di trovare qualcosa di inaspettato. E se trovate utile questo tipo di contenuto, storie in italiano semplice pensate per chi sta imparando, potete mettere un like al video, è un piccolo gesto, ma per noi è molto importante. Ci aiuta a capire che il lavoro che facciamo ha senso, che c'è qualcuno dall'altra parte che ascolta e che impara, e questo ci motiva a continuare. Sono tornato a Firenze altre 2 volte dopo quel viaggio. Ogni volta ho cercato di trovare il forno di Giovanna. La seconda volta non l'ho trovato. Forse ero nel quartiere sbagliato, o forse la memoria mi aveva ingannato sui percorsi. La terza volta l'ho trovato, ma il forno era chiuso, con una serranda abbassata e un piccolo cartello sulla porta. Non ho letto cosa diceva, non volevo saperlo. Preferisco ricordare Giovanna come l'ho vista quella mattina, sorridente dietro il bancone, con le mani bianche di farina, gli occhi vivi che brillavano di una vita vissuta con pienezza. Alcune cose è meglio tenerle così come sono nel ricordo, perfette e intatte. Firenze mi ha insegnato molte cose in quei giorni. Mi ha insegnato che la bellezza è ovunque, ma non sempre dove la cerchi. Mi ha insegnato che rallentare, anche solo per qualche ora, cambia completamente il modo in cui vivi un posto. Mi ha insegnato che parlare con le persone, anche con il linguaggio imperfetto di uno straniero, apre porte che nessuna guida turistica può aprire, e mi ha insegnato che perdersi ogni tanto è esattamente quello di cui abbiamo bisogno. Bene amici, siamo arrivati alla fine di questa storia, spero che vi sia piaciuta e spero soprattutto che vi abbia aiutato a praticare l'ascolto in italiano. Se avete capito tutto, bravi, il vostro livello sta crescendo, se avete capito solo una parte va benissimo lo stesso, la prossima volta capirete di più, ve lo prometto. Tornerò presto con una nuova storia. Fino ad allora continuate a esplorare la lingua italiana con curiosità e con gioia. È una lingua bellissima
merita di essere scoperta piano piano, angolo dopo angolo, proprio come si fa con una città nuova. Io sono Lucas e questo è stato Wow Podcast Italian. A presto e buona giornata a tutti!